Amici di ElectroNew, in questo tutorial vi mostreremo come sostituire la cartuccia di un miscelatore a leva. Quando si riscontrano problematiche relative all'erogazione dell'acqua o alla funzionalità della leva, che potrebbe muoversi a scatti o con difficoltà, bisogna innanzitutto escludere malfunzionamenti della caldaia e controllare che aeratore, flessibili e rubinetti filtro siano integri. A questo punto il cattivo funzionamento del miscelatore è da attribuire per forza di cose alla cartuccia, soprattutto se gli altri miscelatori installati in casa erogano correttamente l'acqua. Per sostituire la cartuccia del miscelatore non è necessario smontare l'intero rubinetto, ma sarà sufficiente agire esclusivamente sulla leva. In questo caso, per accedere al fermo della leva, bisogna rimuovere questa protezione in gomma. Molto spesso capita invece che il perno della leva sia posizionato in corrispondenza dell'indicatore dell'acqua calda e dell'acqua fredda, che funge da tappo. Per procedere avremo bisogno di due giraviti, una stella ed un attaglio, di un chiavino esagonale e di una pinza a becco, che può essere sostituita con una chiave inglese. Dopo aver staccato l'acqua, rimuoviamo il gommino di protezione con l'ausilio del giravite e, utilizzando il chiavino esagonale, svitiamo la vite della leva, anche detta grano, che dovrà essere estratta completamente. In questo modo. A questo punto, per rimuovere la leva, basterà tirarla verso l'alto. Troveremo il cappuccio coprighiera, che ha una funzione prettamente estetica e andrà sganciato facendo leva col cacciavite. Con un giravite a stella sfiliamo il perno di ancoraggio della leva e lo teniamo da parte per applicarlo sulla cartuccia sostitutiva. Per estrarre la cartuccia dovremo rimuovere questa ghiera filettata in plastica, che in alcuni casi può essere anche di metallo, utilizzando la pinza a pappagallo. In questo modo. A questo punto bisogna tirare la cartuccia con forza per trovarci di fronte a questa situazione. I riferimenti per inserire la cartuccia sostitutiva devono essere i fori presenti nel fondo del miscelatore. I due fori grandi sono collegati ai flessibili dell'acqua calda e dell'acqua fredda, mentre i fori piccoli servono esclusivamente ad agganciare la cartuccia. A questo punto basterà ripetere il procedimento a ritroso. Inseriamo la nuova cartuccia nel corpo del miscelatore spingendola fino a sentire un click, che ne segnala il corretto alloggiamento. Stringiamo la ghiera filettata avvitandola prima con le mani e poi utilizzando la pinza a becco e riposizioniamo ad incastro il cappuccio coprighiera. Quindi avvitiamo il perno di ancoraggio della leva alla nuova cartuccia, facendo però attenzione al verso. L'alloggiamento del grano in questo caso dovrà essere posizionato verso la parte posteriore del miscelatore. Spingiamo semplicemente la leva in posizione ed inseriamo il grano nel foro apposito. Con il chiavino esagonale lo avvitiamo completamente e chiudiamo il foro con il gommino di protezione. Per ora è tutto, amici di ElectroNew. Vi diamo appuntamento sul nostro canale YouTube per scoprire contenuti sempre nuovi sul materiale elettrico e la termoidraulica.